Nel video precedente abbiamo visto l'evoluzione di Battlefield 1942, ripercorrendo il suo sviluppo dal concept originale creato da due studenti fino al coinvolgimento di Electronic Arts. Nell'episodio di oggi inizieremo ad analizzare il suo rapporto con la sfera mediatica. Nello specifico esamineremo non solo la campagna marketing Battlefield 1942, ma anche come la stampa videoludica ha risposto al titolo. Come punto di partenza ho deciso di cercare la prima apparizione di questo gioco, in qualsiasi forma di media. Non si tratta semplicemente di una questione di ordine cronologico, ma anche di un tentativo di capire quando e in che modo Battlefield 1942 è stato accolto dai media e presentato al pubblico. Come abbiamo visto nel video precedente, il gioco comparve sotto forma di demo già alle 3 del 1999. Questa è la prima presentazione conosciuta del concept del gioco ad un pubblico, in questo caso gli editori e probabilmente anche i partecipanti alla fiera. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che sia stato subito riportato dai media. In effetti questo evento sembra essere passato inosservato e le informazioni che abbiamo provengono da testimonianze possume, piuttosto che da fonti contemporanee. Pertanto identificare quando Battlefield 1942 sia apparso per la prima volta sulla stampa potrebbe aiutarci a capire come la percezione del gioco si sia evoluta all'interno della comunità videoludica, almeno dal punto di vista dei media. Per la cronaca, trovare la primissima apparizione non è un compito semplice. Quello che ho trovato potrebbe non essere davvero la prima menzione. Infatti molte informazioni potrebbero non essere sopravvissute al passare del tempo, potrebbero non essere disponibili o semplicemente potrebbero essere sfuggite alla mia ricerca. Ora, fatta questa premessa, emerge subito un grande problema. La prima volta che questo gioco viene menzionato è piuttosto insensato. La prima presenza del nome Battlefield 1942 si trova nei numeri di dicembre 2000 di PC Gamer, Computer Games e Computer Gaming World. Possiamo trovare il gioco nel catalogo delle vendite di Cheats and Bits Inc., un negozio online specializzato in giochi per computer e console. Qui Battlefield 1942 appare nella categoria Computer Game Strategy, al prezzo di $39,95 e con una data di uscita prevista per novembre 2000, un mese prima della pubblicazione di quelle riviste. Il problema con queste informazioni è semplice, sono sbagliate. Battlefield 1942 sarebbe uscito a $49,99 nel settembre 2002, più o meno 2 anni dopo questa presunta data. Probabilmente si tratta di un errore interno del negozio, perché non sono riuscito a trovare altre fonti che riportassero la stessa informazione. Ma la cosa sembra strana, perché l'errore si ripete più volte. Tutte quelle riviste hanno ognuna una versione diversa del catalogo, con il proprio numero identificativo. Inoltre esiste un'altra versione della lista delle vendite pubblicata nel numero di gennaio 2001 di Computer Games, con lo stesso identico errore. Tuttavia, anche se si trattasse di un errore, qualcuno potrebbe far notare che c'è comunque qualcosa di interessante. In effetti le persone che hanno scritto quei cataloghi dovevano conoscere l'esistenza di un gioco chiamato Battlefield 1942, quindi da qualche parte il gioco doveva essere già stato annunciato. Sì e no. Il primo annuncio ufficiale del gioco che sono uscito a trovare sarebbe stato pubblicato più tardi, con l'accordo tra Electronic Arts e DICE nel gennaio 2001. Ma come detto prima, Refraction Games e DICE erano alla ricerca di un publisher e persino presenti alle 3 fin dal 1999. È quindi possibile che il titolo circolasse già all'interno dell'industria e forse persino nella community videoludica. Una possibile ma debole spiegazione di questo evento è collegata alla mia speculazione sulle dimensioni originali del progetto Battlefield. Se quella teoria fosse vera, sarebbe possibile che Refraction Games e DICE avessero già un piano per l'uscita del gioco, con novembre 2000 come possibile data di lancio, ma a causa del mancato reperimento di un publisher in tempo o dell'arrivo di Electronic Arts con le sue risorse, i piani cambiarono. Pertanto l'informazione su Battlefield nella lista dei prodotti di Cheats and Bits potrebbe essere un residuo del piano originale, rimasto lì per errore. Tuttavia, questa rimane solo una teoria molto debole, priva di informazioni verificate e dovrebbe quindi essere trattata con cautela, a meno che non venga confermata da una fonte affidabile. Perciò non dovremmo considerare questo caso come la prima vera apparizione di Battlefield 1942, proprio perché troppo incerta. Fortunatamente non dobbiamo andare troppo in avanti nel tempo per trovare un'altra apparizione. Il 23 gennaio 2002 infatti GameSpot pubblicò un articolo intitolato Battlefield 1942 annunciato per Xbox, riportando la partnership appena nata tra Electronic Arts e DICE per l'uscita del gioco sia su PC sia su Xbox. Con questa notizia scopriamo per la prima volta dell'esistenza di Battlefield 1942 per la prima console Microsoft. E non si trattava di una questione banale, il progetto era importante. Se si guardano le riviste di videogiochi dei primi mesi del 2001, Battlefield 1942 è spesso elencato sotto la categoria dei titoli per Xbox, e perfino il titolo della notizia di GameSpot si concentra esclusivamente sulla console, nonostante l'articolo trattasse anche la versione per PC.
Questo probabilmente non era dovuto al fatto che ci fosse stato un precedente annuncio solo per il computer, ma semplicemente perché tutta l'attenzione al momento era rivolta al mondo delle console. Come menzionato nelle introduzioni, i primi anni 2000 segnano un grande cambiamento nel mondo videoludico, con l'uscita della stessa generazione di home console. Ma questa non era tutta la storia. Pochi anni prima era avvenuto un grande cambiamento nel mondo delle console. Nintendo e Sega, i due leader di questo mercato, si trovarono oscurati da un nuovo e potente rivale, Sony e la sua PlayStation. Con un nuovo leader nell'industria e due giganti sconfitti, tutti erano impazienti di vedere cosa avrebbe portato la prossima generazione di console. Sony avrebbe mantenuto la sua corona o i due titani si sarebbero rialzati per reclamare ciò che un tempo era loro? Tuttavia, il successo della PlayStation 1 fu così grande che il suo impatto andò oltre il mondo videoludico. Per questa ragione, un'azienda decise di entrare nel mondo delle home console nel tentativo di difendersi dall'influenza crescente di Sony. Quell'azienda era Microsoft. Come rilevato dal documentario ufficiale Power On: The Story of Its Bots, Microsoft vedeva Sony e in particolare il lancio della PlayStation 2 come una seria minaccia. Questo perché c'era un grande timore che la nuova console giapponese potesse sostituire i PC come dispositivo di intrattenimento multimediale domestico. E per battere le Sony, lo sviluppo e la campagna marketing di Xbox furono focalizzati sul posizionare la console come una piattaforma potente e facile da utilizzare per gli sviluppatori. Lo stesso documentario ci spiega le ragioni di tale scelta. I giochi vendono le console e per vendere console dovevamo conquistare i cuori e le menti degli sviluppatori. E infatti, per costruire un portfolio di giochi grandi e unici in vista dell'uscita di Xbox, Microsoft fece un notevole sforzo per guadagnarsi la fiducia dei sviluppatori di videogiochi e per trovare studi in Nord America, Europa e Giappone disposti a stringere un accordo. In questo contesto, Battlefield 1942 era probabilmente un candidato ideale per la nuova console. Come FPS multiplayer online su larga scala, Battlefield avrebbe potuto essere una forte pubblicità per Xbox, dimostrandone le potenzialità prestazionali sia della console stessa sia del servizio online. Ma c'era un altro elemento importante, lo stesso genere degli FPS. Oggi è normale giocare agli FPS su console, ma all'epoca un buon sparatutto in prima persona era ampiamente considerato un genere esclusivo per PC, a causa dello scetticismo dei giocatori riguardo all'uso di qualunque cosa diversa da mouse e tastiera. Gli FPS per console esistevano, i più famosi erano sicuramente 007 e GoldenEye per Nintendo 64 e la saga di Time Splitter. Persino il celebre Medal of Honor iniziò come titolo esclusivo per PlayStation 1, ma nessuno di questi fu in grado di cambiare davvero questo punto di vista. Il merito di aver raggiunto tale risultato va a Halo, il gioco che Microsoft scelse come titolo di punta per Xbox. Tuttavia, come affermato dallo stesso documentario, il suo successo era tutt'altro che garantito. Per questa ragione l'annuncio di Battlefield 1942 per il mercato delle console nel gennaio 2001 deve essere stato visto come un passo piuttosto audace. Tuttavia, non ho trovato informazioni chiare su chi abbia originariamente avuto l'idea. Potrebbe essere stata un'iniziativa di DICE, una spinta da parte di Electronic Arts o persino una richiesta di Microsoft che, come già menzionato, stava attivamente cercando titoli interessanti per la sua nuova console. Va detto che DICE aveva già legami con Microsoft anche prima dell'arrivo di Electronic Arts. Nel numero di settembre 2000 della rivista Game Business, DICE è elencato come uno dei molti studi reclutati da Microsoft. Infatti DICE avrebbe poi pubblicato due giochi per Xbox. Il primo fu Shrek, sviluppato dalla filiale canadese Digital Illusion Canada nel 2001, e il secondo fu Rally Sport Challenge, il progetto principale dello studio, rilasciato nel marzo 2002. Quindi è possibile che Battlefield 1942 fosse già in produzione per Xbox ancora prima che Electronic Arts entrasse in scena. Ma continuando ad analizzare la storia di Battlefield, il 2001 fu l'anno che segnò la presentazione del gioco al pubblico. E ciò che ho trovato è piuttosto interessante. In una recensione di uno dei DLC di Battlefield 1942, l'autore descrive brevemente il modo particolare in cui il gioco base fu promosso prima della sua uscita, affermando: alcuni bei giochi arrivano circondati da un'enorme fanfara di articoli e clamore pubblicitario, mentre altri sembrano quasi intrufolarsi dalla porta sul retro. Battlefield 1942 di Digital Illusion fece proprio questo, arrivando sotto il radar come una delle offerte apparentemente a proposito di Electronic Arts dell'anno scorso.
Questa breve affermazione sembra sostenere che la campagna marketing del gioco verso il grande pubblico fu molto tardiva e che, prima di allora, non ci fosse praticamente alcuna attività pubblicitaria da parte di Electronic Arts. Ma la storia è molto più complicata, il che rende questa affermazione solo parzialmente vera. Dopo il suo annuncio a gennaio, Battlefield fu presentato al pubblico almeno in 2 eventi importanti. La prima volta fu all'edizione 2001 dell'E3. La sua presenza è sicura perché il titolo è elencato in una rivista nella sezione dedicata ai giochi presentati all'evento. Purtroppo non ci sono altre informazioni, quindi non è chiaro cosa sia stato mostrato durante l'evento. La seconda volta fu nel luglio 2001 all'EA Camp. E cos'era questo evento? Oggi non ci sono molte informazioni su internet, ma da ciò che sono riuscito a trovare si trattava di un evento estivo organizzato per alcuni anni da Electronic Arts nei primi anni 2000, presso la sede centrale di Redwood Shores. Questa occasione serviva a mostrare ai giornalisti i titoli in uscita di Electronic Arts e nel 2001 arrivò il turno di Battlefield 1942. Questa volta abbiamo una testimonianza. Su YouTube infatti esiste un video che afferma sia stato realizzato da GameSpot e che mostra una demo di Battlefield. In questi 8 minuti possiamo vedere una versione preliminare del gioco con membri dello staff che ne spiega le meccaniche, concentrandosi sui veicoli guidabili e sul gameplay online. Inoltre non ci furono solo presentazioni. Moby Games riporta infatti l'esistenza, in quell'anno, di 2 comunicati stampa ufficiali, datati agosto e settembre, nei quali furono pubblicati nuovi screenshot e probabilmente anche nuove informazioni. Ma purtroppo non ho accesso agli articoli originali, quindi non posso dire con precisione quali informazioni siano state diffuse. Tutti questi eventi mostrano almeno un certo impegno da parte di Electronic Arts nel promuovere Battlefield già nel 2001. Questo smentisce l'affermazione vista in precedenza. Una possibile nuova versione della storia può essere trovata in un articolo dell'edizione di agosto 2003 di Computer Games. L'autore di questo articolo presenta la vita all'E3 dal suo punto di vista, cioè quello di uno studio di videogiochi presente lì per mostrare i propri prodotti. In questo ambiente molto competitivo dove ci sono vincitori e vinti, l'autore riconosce che i videogiocatori sono più abili dell'industria stessa nel trovare titoli realmente interessanti, già alla loro prima presentazione alle 3, e uno di questi casi che cita è Battlefield 1942. Ora, egli non specifica a quale edizione delle 3 si stesse riferendo, quella del 1999 e del 2000, quando il gioco era ancora un progetto di un piccolo team, oppure quella del 2001 con Electronic Arts. Se consideriamo il periodo precedente, la sua opinione è corretta. Non c'è alcuna attività mediatica riguardo al titolo in quel periodo e abbiamo già parlato della difficile situazione che i sviluppatori affrontarono nel trovare un publisher. Nel frattempo, se consideriamo il 2001, la situazione era cambiata, ma la sua affermazione può comunque essere considerata in parte vera. Infatti, anche se il gioco attirò l'attenzione di qualcuno nei media, ciò non si tradusse, o almeno non si manifestò, in un interesse profondo e generalizzato per il suo sviluppo. Nel 2001 Battlefield veniva generalmente solo menzionato nelle riviste e solo Computer Gaming Monthly, Electronic Gaming Monthly e GamePro pubblicarono anteprime sul titolo. Quella di Computer Gaming Monthly è particolarmente interessante. Pubblicata nel numero di febbraio 2001, l'articolo sembra contenere alcune informazioni risalenti al periodo precedente alla partnership con Electronic Arts. Questo perché il publisher menzionato non è EA, ma Pan Interactive. È la prima volta che questo nome compare nelle mie ricerche e cercando su internet non emerge molto. Pan Interactive era un publisher svedese e distributore di giochi PC che nel 2001 si fuse con altre aziende per formare Pan Vision. Purtroppo non ci sono informazioni sulla sua relazione con Battlefield 1942, infatti questa storia non viene menzionata da nessun'altra fonte e non so se DICE avesse davvero firmato un accordo con questo publisher oppure no. Potrebbe trattarsi semplicemente di un errore dell'edito dell'articolo. In ogni caso, in questa anteprima vengono fornite alcune informazioni, come la data di uscita prevista per il terzo quadrimestre del 2001. Interessante anche la menzione di 16 scenari nel gioco, suggerendo che già all'inizio del 2001 almeno il numero delle mappe fosse stato definito. La seconda anteprima fu pubblicata ad aprile nella sezione It's Bots di Electronic Gaming Monthly ed è piuttosto lunga. Descrive il gioco concentrandosi sulla sua caratteristica principale, ovvero l'enfasi sulle battaglie con veicoli, e mostra anche screenshot ufficiali. Tuttavia fornisce poche informazioni e molto generiche. Nel frattempo, a novembre, la terza anteprima è una presentazione molto breve della versione PC,
in cui l'informazione più rilevante era l'annuncio del supporto per 64 giocatori. L'unico media che sembrava profondamente interessato al progetto in quell'anno era IGN. Nel 2001 il sito teneva costantemente aggiornato il suo pubblico con le ultime informazioni dettagliate su Battlefield, ma l'attenzione di IGN era iniziata ben prima dell'annuncio ufficiale. Infatti fu uno dei pochi media a recensire Codename Eagle, rimanendone piuttosto colpito. Il gioco non ottenne un punteggio eccezionale, solo 7.3, comunque un risultato discreto paragonato ad altre valutazioni, ma il recensore vi vide molto potenziale. Tutto questo però non vuole screditare il lavoro dei media dell'epoca. Dobbiamo tenere conto che Battlefield era solo un nuovo titolo di un piccolo studio. Sarebbe facile oggi, sapendo com'è andata, definire incompetenti i giornalisti per non aver riconosciuto, già ai suoi primi annunci, il gioco che avrebbe dato vita a una delle serie FPS più longeve e famose. Inoltre, il silenzio non significa necessariamente totale disinteresse. E se ricordate l'affermazione iniziale di questo capitolo, dicevo che è una verità parziale. Perché come avrai notato, qualche forma di promozione da parte di Electronic Arts c'è stata, ma era molto cauta. In questa fase sembrava che il loro intento non fosse pubblicizzare il gioco, ma spiegarne il concept. Prima del 2002 non ci sono stati trailer o grandi campagne marketing rivolte ai consumatori. Quello che fecero fu mostrare il concept del gioco ai critici. Ed è comprensibile, come detto nel capitolo sul genere del video precedente, Battlefield 1942 era un gioco molto ambizioso che proponeva un'idea innovativa e ancora da consolidare. Inoltre gli sviluppatori avevano alle spalle un tentativo non particolarmente riuscito con Codename Eagle, un gioco che i media non avevano considerato molto. Quindi è probabile che gli sviluppatori e il publisher abbiano preferito concentrarsi prima sul convincere i critici piuttosto che i consumatori. Ma le cose cambiarono nel 2002. In quell'anno Electronic Arts iniziò una campagna marketing più attiva, rivolta anche al consumatore finale. A marzo rivelarono finalmente il primo trailer di Battlefield 1942 e il suo contenuto è piuttosto interessante. È importante ricordare che con questo trailer Electronic Arts e DICE avevano un obiettivo importante da raggiungere: presentare il gioco ai videogiocatori e definire l'identità. Dovevano trasmettere il messaggio: questo gioco è Battlefield 1942. Essendo un nuovo titolo senza un'eredità alle spalle già consolidata, il gioco doveva definire se stesso per ciò che rappresentava e, allo stesso tempo, mostrare in cosa fosse diverso da tutto ciò che il mercato offriva in quel momento. Il trailer sembrava concentrarsi sulla presentazione del concept di gioco, e infatti non c'è alcun gameplay o sequenza registrata in-game. Tutto il contenuto mostrato consiste in filmati pre-renderizzati. Curiosamente, questo trailer è piuttosto diverso da ciò che si potrebbe aspettare. Con il tema originale di Battlefield come colonna sonora, il video si concentra principalmente sui veicoli e non tanto sulla fanteria. Infatti, il video mostra ogni tipo di mezzo da guerra, dai carri armati agli aerei, dalle navi da guerra fino ai sottomarini. La prima volta è quando vediamo un soldato americano preparare un'imboscata contro un carro tedesco Tiger con bazooka. Poi quando dei paracadutisti si lanciano dall'alto sul campo di battaglia e infine durante un'operazione navale che trasporta la fanteria tramite mezzi da sbarco. Queste sono scene brevi, ma risaltano perché mostrano la fanteria impegnata in qualcosa che va oltre il tipico combattimento terrestre. Normalmente associamo i soldati al combattimento sul terreno, mentre la guerra aerea e navale sembra appartenere a un livello completamente diverso, uno più adatto a veicoli da combattimento. E inoltre, in un periodo in cui sparatutto in prima persona stavano appena iniziando ad andare oltre le piccole mappe in stile arena, queste scene, che mostrano soldati in grado di muoversi attraverso il cielo o sul mare, probabilmente dovevano trasmettere una forte sensazione di ampiezza fisica, la stessa che i giocatori avrebbero sperimentato nel gioco. Ma a parte questo, il trailer mostra solo veicoli. Probabilmente questo era il tema che Electronic Arts e DICE scelsero per definire Battlefield e farlo emergere rispetto ad altri FPS. Infatti questo trailer mostrava non solo la varietà della flotta di veicoli, ma anche come questi avessero un ruolo centrale nei gameplay. Mi chiedo però se qualcuno all'epoca abbia pensato, solo guardando questo video, che il gioco fosse composto esclusivamente da veicoli. Ma questo non fu l'unico trailer. Infatti nei mesi successivi furono pubblicati altri video. Il primo, uscito l'8 maggio, mostrava alcune sequenze di gameplay in-game. Le cutscene pre-renderizzate, alcune riprese dal trailer di marzo, venivano utilizzate per dare informazioni e introdurre le scene di gameplay. Diversamente dal primo trailer, qui compaiono sia veicoli sia la fanteria. Gran parte del tempo sullo schermo ritrae scene in cui entrambi sono presenti e interagiscono tra loro. Tuttavia, una parte significativa è dedicata esclusivamente ai veicoli, mentre poche scene mostrano solo la fanteria.
Concentrarsi sull'azione delle macchine da guerra e sulla loro combinazione con la fanteria era probabilmente il modo in cui Electronic Arts e DICE volevano definire il gioco agli occhi dei videogiocatori, ma allo stesso tempo ciò che questo trailer mostra è la grande varietà di esperienze di gioco che Battlefield poteva offrire. Combattere dentro un carro armato, bombardare a tappeto una squadra nemica, volare liberamente nel cielo o tendere un'imboscata a un veicolo. Queste e altre scene rappresentano il risultato della libertà che il giocatore poteva ottenere in Battlefield grazie a tutti i suoi contenuti. Infatti, i concetti di libertà e di sandbox sono le idee chiave che Lars Gustafsson ha utilizzato più volte per definire Battlefield 1942 e in generale l'intera serie Battlefield. Questi due non furono gli unici trailer, altri due vennero pubblicati a maggio. Diversamente dai primi due, non era un trailer di presentazione, ma più simile a showcase cinematografici. Il primo, pubblicato il 17 maggio 2002, mostra una battaglia sceneggiata su una delle mappe, Wake Island. Il secondo, pubblicato dopo le 3, è noto come Churchill Trailer. Il motivo è semplice: come audio di sottofondo utilizza un discorso alla nazione di Churchill durante la guerra. Questi trailer sono interessanti non solo per il loro contenuto, ma anche per la loro qualità. Anche se oggi possono sembrare datati a causa della tecnologia dell'epoca, erano ben realizzati. Infatti, uno dei punti di forza di DICE e della serie Battlefield è sempre stato proprio la qualità dei trailer. Persino nel recente periodo di declino della serie, una cosa di cui DICE è rimasta brava è la realizzazione di questi. Nello stesso periodo fu pubblicata anche la prima pubblicità su rivista, ma non c'è molto da dire al riguardo. Prima dell'uscita del gioco sono riuscito a trovarlo solamente in un'unica rivista, il numero 98 di PC Gamer. Quelle due pagine mostravano l'interno di un ufficio, probabilmente quello di DICE, con alcuni oggetti di scena della seconda guerra mondiale e, al lato, alcune immagini con informazioni principali del gioco. Ma non ci furono solo trailer e pagine pubblicitarie. Una parte importante del marketing fu rappresentata anche dalle esibizioni. Uno di questi eventi fu le 3 del 2002 e questa volta abbiamo qualche informazione concreta. Sappiamo che Battlefield 1942 era presente all'edizione del 2001 delle 3, probabilmente con il supporto di Electronic Arts, ma non sappiamo esattamente cosa venne mostrato né come fu presentato. Nel frattempo, per l'edizione del 2002 esistono alcune informazioni. E infatti Battlefield 1942 compare nella guida ufficiale dell'Expo, sotto una pagina promozionale di Electronic Arts. Il tema di questa pagina era pubblicizzare vari giochi di Electronic Arts in uscita, presenti nella stanza 308B. Anche se l'attenzione principale era rivolta allo showcase di una serie di 3 videogiochi Lego, nella stessa stanza c'erano altri 3 titoli presentati come un'entusiasmante carrellata di prossimi successi, e Battlefield 1942 era uno di questi. Questo è piuttosto interessante perché rappresenta il primo riferimento interno alla presenza di Battlefield alle 3. Tuttavia è difficile stabilire quanto fosse rilevante questa pubblicità. Sicuramente la promozione dello showcase dedicato a Battlefield nella guida ufficiale, insieme alla descrizione come prossimo successo, è qualcosa di significativo, ma bisogna considerare anche lo spazio espositivo. Accanto alla 308B, Electronic Arts disponeva della 309 e probabilmente erano collegate a formare un unico stand, ma soprattutto al primo piano c'era lo stand principale di Electronic Arts. Cercando video su questo, sembra non ci fossero esposizioni dedicate a Battlefield 1942. Nella sezione EA Games erano presenti altri titoli e il focus principale sembrava essere su 007 Nightfire e Harry Potter and the Chamber of the Secrets. L'unica testimonianza che sono riuscito a trovare di ciò che venne mostrato di Battlefield 1942 è un video di IGN di 37 secondi, che mostra alcune scene di gameplay. Per questo non posso dire con certezza quale importanza avesse avuto il gioco in quell'Expo. Ma ci fu un altro evento in cui il gioco venne presentato. A luglio ebbe luogo l'edizione 2002 del Camp EA. In questa occasione non solo vennero rilasciati nuovi aggiornamenti sul prodotto finale, ma fu anche resa disponibile una demo giocabile della modalità multiplayer. Sembra non fosse una prova completa, infatti c'erano solamente 6 PC collegati in LAN e il gioco cambiava mappa a cicli di pochi minuti. In questa occasione fu possibile provare diverse mappe, tra cui Iwo Jima, che sarà una delle mappe più iconiche del titolo. Un altro modo per promuovere il gioco fu il sito ufficiale di Battlefield 1942, rilasciato a maggio. Questo fu uno strumento importante. Il sito web funzionava come hub centrale, dove i giocatori potevano trovare tutte le informazioni essenziali sul gioco e anche sulla community. Infatti qui non solo era possibile leggere notizie e aggiornamenti sul gioco e sulle patch, ma c'è anche una sezione dedicata alla community con link ai fansite e altre informazioni utili. Ma soprattutto tramite questo sito era possibile trovare il link per scaricare e ottenere patch e demo.
Tutti questi sforzi diedero i loro frutti, infatti si possono osservare cambiamenti importanti nei media. Se il 2001 era stato caratterizzato da un interesse piuttosto modesto verso lo sviluppo di Battlefield, l'inizio e la metà del 2002 raccontano una storia diversa. Molti più media iniziarono a prestare attenzione al titolo e vennero pubblicati molti più articoli sulle sue novità e sul suo sviluppo, ma il cambiamento non riguardava solo la crescente attenzione verso il gioco, bensì anche il modo in cui veniva percepito. Infatti gli autori non si limitavano più a riportare descrizioni, notizie o aggiornamenti, ma iniziarono a esprimere un grande entusiasmo per il titolo. Anche altri media oltre IGN iniziarono a considerare Battlefield 1942 come un potenziale nuovo successo. PC Gamer lo descriveva con alte aspettative, definendolo un gioco talmente ambizioso che se gli sviluppatori riusciranno davvero a realizzarlo, potrebbe offrire la più entusiasmante esperienza d'azione della seconda guerra mondiale mai vista. Il celebre magazine online GameSpy assegnò a Battlefield 1942 il premio GameSpy Best E3 2002 per la categoria PC Action. Perfino l'Official Xbox Magazine pubblicò un'anteprima di 3 pagine colma di entusiasmo per il gioco in arrivo, ma il lavoro non era ancora finito. A 2 mesi dall'uscita del gioco, Electronic Arts e DICE avevano ancora bisogno che i critici e i giocatori potessero provarlo. Infatti probabilmente le pubblicità pre-release più importanti furono le 2 open demo rilasciate tra luglio e agosto. Queste non servivano semplicemente a pubblicizzare il gioco, ma a dimostrare che funzionava sia nel suo nuovo design sia a livello tecnico. La prima, rilasciata il 19 luglio 2002, era una demo single player con la mappa di Tobruk come contenuto, ma la più attesa fu la seconda, pubblicata il 16 agosto. Il motivo dell'hype era che si trattava della open beta multiplayer, i cui giocatori potevano giocare a Wake Island col supporto fino a 16 giocatori. Il numero di giocatori, o almeno la questione dei server, era un punto critico. Infatti mancava meno di un mese al rilascio del gioco e molte persone iniziavano a dubitare della stabilità dei server. Questo era un problema importante perché senza server stabili la promessa dei 64 giocatori sarebbe stata irraggiungibile. Le preoccupazioni non erano infondate, come detto quel numero di giocatori in un FPS era piuttosto elevato per l'epoca e altri giochi con una quantità simile avevano affrontato problemi del genere, riducendo in pratica il numero effettivo di giocatori supportati. In una recensione della beta pubblicata da PC Gamer, nonostante il gioco venisse elogiato e ci fosse un grande entusiasmo, il recensore considerò i problemi del server come la preoccupazione maggiore, poiché la beta non era riuscita a dimostrare stabilità sotto questo aspetto. Infatti venne affermato che i server avessero seri problemi persino con solo 28 giocatori, nonostante disponessero di buoni dispositivi hardware. Questa dichiarazione sembra essere basata su una tarda versione beta, vicino alla release, probabilmente data solo ai media e forse pochi altri. Tuttavia questo episodio mostra chiaramente quanto una parte della community fosse insicura riguardo al numero di giocatori supportato. Probabilmente per assicurare la fanbase, Electronic Arts e DICE organizzarono un importante showcase di Battlefield nell'agosto dello stesso anno, durante il quale per la prima volta 64 persone potevano giocare l'una contro l'altra in LAN. Per l'occasione Electronic Arts decise di fare le cose in grande. L'evento si tenne a San Francisco presso l'USS Hornet Museum. Per chi non lo sapesse, la USS Hornet è una portaerei della seconda guerra mondiale, convertita in museo dal 1999. Per quanto riguarda il contenuto della demo, i partecipanti potevano giocare 5 mappe: Kursk, Bokaj, Iwo Jima, Omaha Beach e Stalingrado. Ma l'aspetto più importante di questo evento fu che per la prima volta venne sperimentata una partita completa con il numero massimo di giocatori nella modalità multiplayer di Battlefield. Nonostante ciò, questo evento non riuscì del tutto ad assicurare i giocatori. Giocare in LAN non è lo stesso che giocare su internet, soprattutto in un periodo in cui l'accesso a una buona connessione era limitato per la gran parte delle persone. Ma queste preoccupazioni non frenavano l'entusiasmo della community, che continuò a crescere col passare del tempo. La demo multiplayer infatti fu un enorme successo. In un articolo di GameSpot venne pubblicato che la beta di Battlefield 1942 era divenuto il secondo gioco più popolare dell'agosto 2002, secondo iGames, superando Warcraft 3, e l'autore suggeriva che potesse addirittura minacciare il dominio di Counter-Strike, il gioco più popolare dell'epoca. Purtroppo non sono riuscito a trovare la fonte originale di questa informazione, né altre fonti che la confermassero. E con questo arriviamo finalmente alla data di uscita del gioco, che però sarà argomento per il prossimo video.